Quando Umberto rientrò a casa era pieno di orgoglio e soddisfazione. Per la prima volta da quando era stato costretto a lasciare Torino, le cose stavano andando per il verso giusto. L'incontro con Lidia e Franco, dei perfetti sconosciuti che si erano rivelati in breve tempo due ottimi amici e soprattutto, involontariamente, avevano intrecciato il suo destino a quello di Gloria, evidenziò ancora una volta quanto la vita possa rivelarsi sorprendente. Era successo tutto così in fretta che ora, riflettendoci attentamente, sorrise, pensando a quanto il destino fosse stato beffardo. La separazione con Anna, la sua ex moglie, dopo quasi 10 anni di matrimonio, lo aveva abbattuto. Negli ultimi 36 mesi, in modo particolare, la strega, come affettuosamente amava chiamarla quando era in compagnia dei suoi amici, lo aveva logorato lentamente, con un crescendo insopportabile per i suoi nervi, che inevitabilmente gli avevano spalancato le porte della depressione. L'apatia, l'incapacità di reagire, di affrontare la quotidianità e, in ultimo, di mantenere il posto di lavoro erano le caratteristiche principali del suo malessere. Non gli restava più nulla, nemmeno la possibilità di pagare l'affitto di un monolocale. Ma, come diceva il suo vecchio, quando si chiude una porta si apre un portone, e aveva ragione. Umberto non era certamente in rapporti idilliaci con Giorgio, che tra l'altro non vedeva da almeno 3 anni. Il fratello maggiore si era trasferito a Milano per aprire uno studio di psicoterapia con 2 ex compagni di università. Poi si era sposato con Agata, la fidanzata storica conosciuta ai tempi delle scuole medie. Tuttavia a lui non andò meglio, visto che sua moglie, che si era trasferita con lui nel capoluogo lombardo, lo aveva lasciato dopo averlo tradito per anni a sua insaputa per andarsene con un uomo molto più giovane e ricco. Sebbene anche Giorgio attraversò un periodo difficile, affrontò di petto la situazione, superando la crisi, risalente ormai una decina di anni prima. All'epoca, da bravo fratellino, Umberto gli offrì una spalla su cui piangere. Per contro, Giorgio, da esperto professionista qual era, descrisse la separazione come un lutto. Mio caro, quando ci uniamo sentimentalmente ad una persona al punto da conviverci o sposarla, condividendo la maggior parte della nostra vita con lei, per forza di cose ci leghiamo indissolubilmente. Malgrado ciò dobbiamo essere consapevoli del fatto che, come tutto in questo mondo, ogni cosa ha un inizio e di conseguenza una fine. So che sembra un ragionamento molto freddo e razionale, ma è la realtà. E cosa ci insegna? Semplicemente che dipende da noi vivere più o meno intensamente ogni relazione, che sia con un amico, un collega, la moglie, un cane, eccetera, eccetera. Ci serve perché nel momento in cui un rapporto si chiude, dovremo essere in grado di continuare a vivere, soffrendo nella giusta misura in base alla storia personale di ognuno di noi, per poter affrontare la vita senza che lo sconforto, la paura, la depressione in alcuni casi ci facciano perdere di vista l'obiettivo principale. Il fratello minore ricordò bene quelle parole, tanto che avrebbe voluto metterle in pratica. Purtroppo non tutti sono in grado di farlo, perché spesso non viene tenuta in considerazione la componente principale che trascina nel baratro alcuni individui, la fragilità. Quando gli chiese aiuto, non lo giudicò in alcun modo, né utilizzò quelle frasi fatte che chi soffre odia all'inverosimile, come te l'avevo detto, se mi avessi ascoltato, e via dicendo. Lo sconvolse quando, giunto sull'uscio di casa sua, lo abbracciò e gli disse di non preoccuparsi. Lo avrebbe aiutato perché sapeva quanto fosse fragile. Lo sapeva al punto da averlo quasi preannunciato. Da allora i due vivono nell'appartamento di Giorgio in centro a Milano, dove al piano superiore, nello stesso condominio, esercita la professione di psicoterapeuta, con altri 2 colleghi, un uomo e una donna. Gli presentò i 2 professionisti, Arturo e Clara, dei quali il primo divenne il suo strizzacervelli.
Dovette ricredersi sulla categoria, visto che aveva sempre ritenuto la psicologia un servizio inutile per l'utenza, volto solamente a spillare soldi, in particolare a benestanti annoiati e adolescenti in crisi di identità. Invece fu smentito dopo qualche seduta dalla professionalità di Arturo e dai primi risultati che gli donarono sicurezza e autostima. Va detto però che gran parte del merito della sua serenità era legato all'incontro con Gloria. Una sera d'autunno, mentre imperversava un temporale, Umberto cercava da più di un'ora un indirizzo nella periferia ovest di Milano. Il navigatore dell'auto lo aveva abbandonato insieme al cellulare dal momento che quest'ultimo si spense per via della batteria scarica. Chiaramente, da sbadato qual era, non aveva con sé il caricatore, per cui, costretto a fermarsi per chiedere informazioni, accostò la sua Mini con le 4 frecce in prossimità di una palazzina. Aveva intravisto sotto l'acquazzone una coppia di signori sulla cinquantina uscire dalla portineria con un enorme ombrello, sorretto dall'uomo. Chiese informazioni in merito all'introvabile via Torrisi e, nonostante i due fossero diretti in tutt'altra direzione, si offrirono di accompagnarlo in loco, utilizzando la loro auto posteggiata nelle immediate vicinanze. Fu uno degli incontri più fortunati di tutta la sua esistenza, e non solamente per tutte le gentilezze e i favori offerti da quei due signori nel vero senso della parola, ma per la nascita di una profonda amicizia che, così, dal nulla, come può accadere fra due adolescenti per un colpo di fulmine, avvenne fra loro. Non si chiese il motivo perché, a pensarci bene, non riusciva a darsi una spiegazione, ma se li tenne stretti, perché erano persone eccezionali. Va detto che anche lui, nonostante le sue condizioni dell'epoca non fossero propriamente ottimali, aveva sempre mostrato tutte le sue doti migliori, che amici, familiari e chiunque lo conoscesse abbastanza gli aveva sempre riconosciuto: correttezza, coerenza, rispetto, educazione ed altruismo. Trovò quell'indirizzo e 2 persone straordinarie che pretesero accettasse per l'indomani un invito a cena a casa loro. Quando la sera seguente citofonò il campanello dei coniugi Lunardi, dalla portineria uscì una donna che definire affascinante era riduttivo: Gloria. Gli sorrise e, nel vederlo paralizzato mentre la fissava nei suoi splendidi occhi azzurri, chiese: «Ehi, devo tenerla aperta per tutta la serata la porta?» Tornò parzialmente in sé da quel fulmine che sventrò il suo cuore, finché riuscì a balbettare un «Mi perdoni, ma donne così belle non si incontrano tutti i giorni». Che diavolo le avevo appena detto? Non posso essere stato così stupido, un perfetto idiota. Poi, mentre si stava per scusare, lei sorrise per poi scoppiare in una grossa risata, tanto coinvolgente dall'essere contagiosa. Non riuscivano a smettere di ridere. I passanti che li guardavano venivano travolti anch'essi da quell'ondata di felicità. Si innamorò perdutamente di quella donna al primo sguardo. Nel giro di pochi giorni incontrò le persone più importanti della sua vita. Con Gloria fu amore intenso, di quelli che la passione fatica a calare anche dopo un sacco di tempo. Erano fidanzati, amanti e amici, e le loro vite continuavano con gli stessi impegni e hobbies di prima. Semplicemente, quando avevano tempo per loro, gli sembrava di rotolarsi tra le nuvole. Le cene a 4 da Franco e Lidia divennero una consuetudine, e il venerdì il giorno solenne dei 4, o per meglio dire la serata solenne, a base di pizza o sushi, lasagne o pasta. Umberto e Franco si alternavano ai fornelli da buoni chef che amavano cucinare per passione. Le compagne apprezzavano. Poi si sedevano sul divano per guardare un film o giocavano a Risico, Monopoli e con la PlayStation, spensierati come ragazzini. Talvolta, dopo cena, uscivano per andare al bowling con tanto di sala giochi, biliardo e ping pong, oppure al minigolf. Si divertivano da matti. Dopo diverso tempo Arturo, il suo psicanalista, gli diede la benedizione.
era pronto per un nuovo tentativo. Certo, la scelta sarebbe stata esclusivamente sua, ma era giunta l'ora di mollare gli ormeggi e navigare verso nuovi orizzonti. Suo fratello era orgoglioso, fiero di lui, e anche secondo il suo parere, non solo professionale, doveva ritentare, a maggior ragione dopo che aveva conosciuto la sua fidanzata e si era fatto un'idea piuttosto precisa. Andarono a vivere insieme. A 35 anni si sentì rinascere, pronto, perché no, a costruire una famiglia. Le cose tra i due andavano una meraviglia ed era al 7° cielo. 2 anni dopo, circa, la sera del suo 37° compleanno, Gloria, Franco e Lidia, insieme a suo fratello e con il generoso contributo di Arturo, durante la cena al ristorante gli fecero il regalo più inaspettato, stupefacente ed esagerato che potesse desiderare. 1 settimana per 2 persone a Bratislava, in un hotel di lusso con tutti i benefit inclusi. Ma le sorprese non erano finite. Infatti, su suggerimento di Gloria, lo omaggiarono di 2 ingressi per una giornata intera in una magnifica beauty farm a Bargeov, una località caratteristica della Slovacchia, una città medievale del XIII secolo. Lo zampino di Gloria, che si era regalata la vacanza con lui, gli parve piuttosto evidente, ma lo apprezzò moltissimo. Si commosse, come non accadeva da quando era bambino, e riceveva il dono più gradito sotto l'albero di Natale. Ma non tanto per la vacanza in sé, quanto per l'atmosfera che erano riusciti a creare. Avervi qui stasera è il regalo più bello. Siete delle persone straordinarie e voglio dirvelo prima di iniziare a bere. Vi voglio bene. Scoppiarono tutti quanti a ridere, sapendo quanto poco reggesse l'alcol e che spesso dopo qualche bicchiere si addentrava in discorsi senza via d'uscita. Il suo lavoro da commesso in un lussuoso negozio di scarpe di via Torino, in centro a Milano, dopo qualche difficoltà iniziale dovuta ad alcune incomprensioni col proprietario, tale Ambrogio Forti, ora andava a gonfie vele, per cui senza troppo preavviso ottenne la settimana di ferie che aveva chiesto. Partirono dall'aeroporto di Orio al Serio, accompagnati dal fratello Giorgio, il 10 aprile, in piena notte, carichi per la settimana di ferie tutta per loro due. Anche Gloria, che invece aveva organizzato la vacanza con gli altri, non aveva avuto alcun problema ad ottenere i giorni di vacanza, dato che da brava maestrina aveva prenotato a cavallo delle ferie pasquali. Era un'ottima insegnante e lo si intuiva da quanto i suoi alunni la adorassero. Ogni anno riceveva regali e complimenti dai genitori ed era sempre la prescelta per accompagnare i ragazzi in gita. Tuttavia a Bratislava non era mai stata, seppur stava valutando in alternativa altre 2 destinazioni altrettanto affascinanti, come Reykjavik e Ankara. Dopo aver scovato però tra le attrazioni turistiche e culturali locali quel borgo caratteristico e medievale nella città di Bargeov, con tanto di centro benessere, beauty farm e terme, non esitò a scegliere la capitale slovacca. E pensare che qualche anno prima aveva visitato Budapest in gita con la terza media. Dal ponte del romantico Danubio, che divide in 2 parti la grande città in Buda, coronata da verdi cime, e Pest, immersa nella verde pianura, aveva gettato una moneta, esprimendo il desiderio di incontrare il principe azzurro. Amore, sei felice? Finalmente insieme per 7 giorni, ininterrottamente e senza niente e nessuno che possa intromettersi nella nostra luna di miele. Domandò Gloria. E me lo chiedi? Direi che tra noi bastano i fatti, lo sguardo, il non verbale. Ci amiamo alla follia, ti amo da morire. E se ne accorgerebbe chiunque. Ti ricordi quando sono entrato per la prima volta in aula mentre insegnavi per portarti le chiavi di casa che avevi dimenticato sulla mia auto? Diamine, non dimenticherò mai le risatine maliziose dei tuoi alunni e quella peste al primo banco con le trecce rosse. Aspetta, sì, Matilde, che senza convenevoli mi chiese se fossi il tuo amante. Arrossimmo entrambi
tanto che vuotammo immediatamente il sacco. Umberto, dopo averle ricordato uno dei tanti episodi divertenti della loro storia d'amore, la baciò sulle labbra e le disse che avrebbe chiuso gli occhi per un po'. Tesoro, svegliati, siamo arrivati, esclamò Gloria, massaggiandolo dolcemente sul braccio destro. Il volo di 1 ora e 30 si era rivelato puntuale, senza alcun intoppo. Umberto si stiracchiò e dopo un lungo sbadiglio le chiese: ma che diavolo, siamo già arrivati? Stavo dormendo così bene. Certo che questi voli alle 6 del mattino costringono i passeggeri a svegliarsi in piena notte. Dai, non ti lamentare. Ora aspettiamo che scendano tutti, prendiamo i bagagli e andiamo a ritirare l'auto a noleggio che ho prenotato, replicò la donna. Esterrefatto l'uomo sorrise, fissandola negli occhi, e la baciò nuovamente prima di aggiungere: sei una donna da sposare, sai? Lei non si fece sfuggire l'occasione di ribattere immediatamente. Ah, lo so, me lo dicono continuamente, solo che l'uomo che amo non si decide. Il fidanzato le accarezzò i capelli e strizzò l'occhiolino. Poi si alzarono e presi i rispettivi trolley, scesero e si diressero verso l'uscita. Saliti sull'auto, impostarono l'indirizzo dell'hotel che distava circa 1 ora dall'aeroporto. Anche l'albergo, un 4 stelle, era davvero magnifico e dotato di ogni comfort. Salirono in stanza e dopo una doccia veloce si precipitarono a letto. Fecero l'amore con estrema passione e si addormentarono fino a mezzogiorno. Dopo pranzo, Gloria aprì il notebook per dare un'occhiata al sito internet della Beauty Farm, controllare tutti i servizi inclusi nella prenotazione del giorno seguente e mappare il percorso con il navigatore per giungere a destinazione un po' prima dell'orario di apertura del centro benessere. Voleva visitare almeno superficialmente la cittadina e sapeva che Umberto gradiva accompagnarlo ovunque. Questo pensiero la fece sorridere, pensando che non fossero molti gli uomini che, pur di stare con la propria donna, avrebbero accettato di seguirla indipendentemente dalla destinazione. Nel tardo pomeriggio uscirono a piedi e dopo una lunga camminata entrarono in un locale tipico slovacco, una specie di pub tavola calda. Ordinarono 2 birre scure e conversarono sulla giornata rilassante che li aspettava l'indomani. Gloria entrò minuziosamente nei dettagli, spiegando ogni cosa al fidanzato, dall'orario di partenza alla visita ai castelli di Bargev, nell'attesa che aprisse la Beauty Farm alle 9 in punto. Gli mostrò lo smartphone per fargli guardare il video di presentazione. Inoltre pensa che nel video non hanno parlato dei fanghi miracolosi, delle tisane detox, del pranzo con menù biologico e purificante e della grande piscina all'aperto in acqua calda con vista mozzafiato. Concluse la ragazza. Credo di aver proprio bisogno di un massaggio. Mi ispira parecchio l'idea di noi 2 nella piscina d'acqua calda con vista panoramica sui castelli medievali. Per il resto sai che non sono un fan di cremine, tisane e compagnia cantante. Comunque, come promesso, ti seguirò anche dentro quei macchinari infernali che ti abbronzano in 20 minuti, come dopo essere stati ai Caraibi 15 giorni. Aggiunse lui sorridendo. La sveglia non smetteva di suonare, tanto che fu Umberto a doversi alzare per spegnere quell'aggeggio infernale posizionato sul comodino di Gloria, che avendo indossato i tappi non l'aveva sentita. Erano le 3 del mattino. «Amore, se metti i tappi nelle orecchie, come speri di sentire la sveglia?» urlò scherzando l'uomo. Come da copione si alzarono, si prepararono e scesero al bar per un caffè. Poi partirono per Bargev. Il navigatore dell'auto indicava nel percorso più breve un viaggio di 4 ore e l'arrivo alle 7:35. Senza problemi giunsero a destinazione puntuali e dopo una passeggiata lungo un sentiero per osservare i castelli si recarono alla Beauty Farm.
Il centro benessere apparteneva ad una compagnia nuova, diventata in breve tempo famosa grazie ad una pubblicità martellante online e da numerose recensioni positive che adesso Gloria riusciva finalmente a spiegarsi. Si trattava infatti di una beauty farm enorme, lussuosa e talmente immacolata da sembrare appena inaugurata, seppure fosse stata aperta 7 anni prima. La donna emise un verso stridulo di euforia appena la vide, cosa che rese Umberto estremamente felice. L'atrio della spa era anche meglio di quanto non sembrasse dall'esterno, con marmi pregiati, parquet levigati e divanetti in pelle, che davano alle aree comuni un aspetto estremamente sontuoso e di classe. Dopo aver espletato le formalità per l'ingresso, arrivarono alla zona degli spogliatoi. In un primo momento Umberto si sentì spaesato di fronte a quei corridoi bianchi, asettici e con decine di porte identiche che davano l'impressione di trovarsi in una sorta di galleria degli specchi. All'inizio provò una sensazione di straniamento, seguita da una leggera confusione mentale, ma piano piano, leggendo i numeri scritti in piccolo accanto alle porte, riuscì ad orientarsi, a trovare le cabine per spogliarsi. I due si separarono, dandosi appuntamento al bar adiacente alla grande piscina centrale. Ah, questo posto è meraviglioso. Se queste sono le premesse, credo proprio che ci divertiremo un mondo oggi, disse Umberto, sedendosi sul bordo della sdraio matrimoniale e ammiccando. Ora mi do una bella rinfrescata, poi io e te ce ne andiamo a bere qualcosa. Ho una gran voglia di festeggiare! Esclamò lei entusiasta. Circa un'ora dopo si trovavano in acqua, seduti a un tavolino del bar della piscina a sorseggiare 2 margaritas con le gambe a mollo. Contrariamente a quanto pensassero, non c'era molta gente, ma la cosa non li turbò affatto. Gloria era bellissima, con quel suo favoloso costume intero e moderno, aperto sui fianchi e con un anello centrale che ne risaltava il seno perfetto. I capelli sciolti e bagnati sulle spalle la rendevano irresistibile, tanto che il neo 37enne dovette resistere non poco dal chiederle di tornare in albergo. Peccato che avevano davanti un'intera giornata di saune, massaggi e docce svedesi. Tutto sommato poteva aspettare. Non era poi così male il programma. E poi si sa, l'attesa del piacere non è essa stessa piacere. Come cocktail di benvenuto entrambi dovettero ammettere che vista l'ora erano piuttosto forti. Umberto ne avrebbe preso un altro, magari più leggero, mentre Gloria si sentiva già quasi sbronza. Ma non voleva fare la guastafeste e così decise di far compagnia al suo adorato compagno. Chiesero consiglio al barman, un greco giramondo che parlava una decina di lingue. Fece cenno alle sue esperienze italiane a Roma e a Venezia e infine gli informò che avrebbe preparato per loro qualcosa di veramente speciale. Fidatevi, non è troppo alcolico e ha un sapore squisito. Annuirono entrambi e Gloria ricordò al compagno quanto fossero già in ritardo sulla tabella di marcia. Così lui la invitò a rilassarsi e a godersi la giornata. Questa volta scesero di degustare le bevande sul confortevole materassino matrimoniale, circondato da palme e piante tropicali di ogni genere. In effetti il secondo cocktail sembrava molto più leggero del precedente, anche se nessuno dei due riuscì a finirlo. Era l'ora del massaggio e guardando la piantina che avevano a disposizione, tornarono verso il corridoio bianco e luminoso che conduceva agli spogliatoi. Li accolsero 2 donne che li accompagnarono nei locali adibiti a massaggio e solarium. Si divisero, entrando in 2 camerini differenti. L'uomo fece il suo ingresso in un locale piuttosto buio e rilassante, con candele profumate e luci soffuse. Una delle 2 massaggiatrici gli chiese di stendersi supino e indossare gli auricolari. La musica era perfetta per quel tipo di attività. Dopo qualche minuto entrò un uomo molto muscoloso che si presentò col nome di Alfred. Cominciò con un massaggio vigoroso che anziché distendere i muscoli lo irrigidì. Gli chiese quindi di fare attenzione e usare più delicatezza.
Per contro, il massaggiatore borbottò qualcosa nella lingua del posto che aveva tutta l'aria di un non rompere o qualcosa di simile. Gli applicò una crema che, dopo qualche istante, iniziò a provocargli un leggero prurito e col passare dei minuti sembrava bruciare, sempre più, quasi come dopo una scottatura. Così si voltò e fece cenno all'energumeno di fermarsi. Si alzò e con della carta cercò di togliersi di dosso parte della crema che ancora non era stata assorbita dalla schiena e dal resto del corpo. Con la coda dell'occhio gli parve di vedere quel tizio sorridere, quasi felice che stesse soffrendo. Ovviamente, viste le dimensioni dell'omone, soprassedette e uscì per aspettare Gloria. Si incamminò avanti e indietro nel corridoio che sembrava interminabile, dalle numerose porte, ognuna delle quali aveva un numero e una targhetta indicativa in slovacco e in inglese. Quella robaccia biologica che gli aveva spalmato quel bruto iniziava a bruciare troppo per i suoi gusti. Così entrò in una toilette. Si voltò e cercò di osservare la zona più arrossata. Ruotando il busto il più possibile, si rese conto di quanto fosse seria la scottatura. Così, con un po' di sapone neutro e acqua tiepida, strofinò con delicatezza le zone interessate. Come se si fosse addormentato nel Sahara a mezzogiorno, la pelle si stava staccando troppo velocemente. Qualcosa non andava. Avevano sbagliato crema. Uscì dal bagno su tutte le furie e si diresse verso la direzione, pronto a lamentarsi a dovere, quando scorse una porta socchiusa e non riuscì a resistere dallo spiarvi all'interno. Senza bisogno di aprirla, vide qualcosa che lo bloccò. All'interno c'era una donna completamente nuda, appesa al soffitto con pesanti catene. Uno dei massaggiatori le stava staccando dei brandelli di carne dal corpo. Altro che massaggi, creme abbronzanti o chissà quali altre diavolerie. Scioccato, l'uomo rimase immobile, cercando di elaborare quello che aveva davanti e di mettere a fuoco la pozza di sangue sotto la donna, dal volto imbrattato e piangente mentre veniva sgozzata dal suo aguzzino. Non poteva essere vero. Doveva trattarsi di un incubo, forse era per via di quei maledetti cocktail. Sì, doveva esserci una spiegazione. Senza rendersene conto, l'uomo, in preda al panico, si fece scappare un sibilo, quel poco che bastò al carnefice per accorgersi della sua presenza. Ecco, scusate, cercavo la mia fidanzata, balbettò terrorizzato Umberto, indietreggiando e richiudendosi la porta alle spalle. Rimase per un attimo in mezzo al corridoio, cercando di dare una spiegazione razionale alla follia che stava vivendo, ma l'unica cosa a cui riusciva a pensare era che Gloria fosse in pericolo. Iniziò a cercarla dirigendosi verso gli spogliatoi nella speranza che in una di quelle porte l'avrebbe trovata. Ancora una volta si trovò di fronte ad un'altra porta lievemente socchiusa. Pensò che lo facessero apposta, per sadismo e per terrorizzare i malcapitati come lui. Spalancò l'uscio, non riuscendo a riconoscere la vittima, e quando entrò vide un inserviente che si divertiva nel rovesciare nella gola di un uomo sulla cinquantina e attraverso un imbuto qualcosa che aveva tutta l'aria di non essere esattamente una tisana. Noncurante della sua presenza e delle lamentele dell'uomo, imperterrito lo psicopatico continuava senza sosta, finché la sua preda perse i sensi, mentre la sostanza continuava a scendere. Rimase lì giusto il tempo di vedere la bocca del poveraccio sfrigolare prima e poi corrodersi, tanto da mostrare la mandibola. Era evidente ormai che quei pazzi si stavano divertendo con loro a giocare al dottor Mengele. Umberto non aveva mai visto un ghigno tanto maligno in segno di trionfo per quella follia. Ma che diavolo gli hai fatto bere? Siete tutti impazziti qui? Urlò Umberto, accortosi di essere finito in un incubo. Ehi amico, si rilassi. Era solo una tisana detox per ripulire l'organismo.
Mentre pronunciava quella frase, l'uomo, convinto della genuinità di quelle parole, sorrise nuovamente e senza scomporsi chiese all'italiano: «Vuole favorire, signore?» Umberto si portò una mano alla bocca, sentendo l'impulso di vomitare, ma dopo un respiro profondo riuscì a controllarsi. La testa gli girava, malgrado non avesse bevuto tanto, ma non perse di vista l'obiettivo, ovvero trovare Gloria. Riconobbe la voce della fidanzata immediatamente e corse in suo soccorso, malgrado le gambe gli stessero cedendo e la testa continuasse a girare vorticosamente. Aprì tutte le porte nella zona in cui l'aveva sentita gridare fino a quando, spalancata l'ultima, la vide. Era ammanettata ad un lettino, completamente nuda, mentre un uomo con i calzoni abbassati stava per farle la festa. Lo stupratore non ebbe il tempo di rivestirsi quando un colpo terrificante alla tempia lo abbatté, facendolo precipitare rovinosamente a terra. Umberto, appena entrato, aveva notato un trofeo su una scrivania e non aveva esitato. Corse da lei, la abbracciò e la baciò, chiedendole se stesse bene, poi, affrettando i tempi, con la stessa coppa dalla base di un materiale simile al marmo e dagli spigoli appuntiti, colpì ripetutamente le catene delle manette fino a romperle. Gloria si rivestì e mise un braccio attorno alla vita di Umberto, poi si incamminarono ancora più smarriti di prima in quel dedalo di corridoi. Per un attimo l'uomo rammentò sprazzi di ciò che aveva scorto nelle altre stanze, ma la sua mente annebbiata non gli permise di comprendere, sprofondando ancora una volta nella confusione. Mentre a fatica si dirigevano nella direzione opposta, vide all'interno di quella che sembrava una cucina un omone che definire un cinghiale gli sembrò riduttivo, mentre su un grosso tavolo di metallo saltava sulla schiena di un giovane ragazzo di colore. Il suo peso, di almeno 160 kg, aveva letteralmente fracassato tutte le ossa di quel poveraccio che, ormai esanime, non emetteva alcun sibilo. Li osservò dal vetro aprendo la bocca e mostrando un macabro sorriso, fatto di un insieme di denti marci e di ferro. «Oh mio Dio!» pensò Umberto, che si maledisse per aver ricevuto quel regalo mentre cercava un modo per andarsene da quell'incubo, prima di diventare un'esca per gli esperimenti di assassini spietati. Fortunatamente Gloria nemmeno se ne accorse. La cosa strana era che quei folli sembravano disinteressarsi completamente a loro, mentre li guardavano compiere quelle oscenità. Droghe. Certo, erano stati drogati mentre sorseggiavano i drink. In preda alle allucinazioni stavano assistendo a cose assurde. O no? Umberto aprì una stanza e finalmente ne trovò una vuota. Così entrarono e si nascosero all'interno. Adagiò Gloria, che era praticamente svenuta, sotto la scrivania, in modo che se qualcuno fosse entrato non l'avrebbe notata. Lui invece si appoggiò alla parete per evitare di essere visto se la porta fosse stata aperta. Certo, non potevano restare lì a lungo, ma solo il tempo di riprendersi dalle sostanze involontariamente ingerite. Passato un po' di tempo senza che nessuno fosse entrato, decisero di uscire, decisamente più lucidi. Urla di atroce sofferenza e agonia cominciarono a risuonare all'improvviso da dietro le porte, da sotto le quali, subito dopo, uscivano delle grosse pozze di sangue. Quei maledetti corridoi sembravano un labirinto. Giunsero finalmente negli spogliatoi, dove avrebbero potuto cambiarsi, prendere le chiavi dell'auto e fuggire da quell'inferno. Malauguratamente ad attenderli c'era una dozzina di uomini, pronti ad intervenire. Bastò un cenno da parte di quello che sembrò il capo della sicurezza. Li condussero nella zona fitness, circondata da piscine che immetteva nella grande vasca d'acqua calda all'aperto. Il boss si avvicinò ai due e, rivolgendosi ad Umberto, disse in perfetto italiano: «Ma come? Andate via senza salutare? Non avete gradito il servizio? C'è forse qualche persona dello staff che vi ha mancato di rispetto?» Fece cenno di no con la testa.
Va bene, continuò lui. allora seguitemi. Vi accompagno a fare i fanghi, la sauna e, dopo una rigenerante doccia svedese, la ciliegina sulla torta, ovvero un'immersione rilassante nelle acque termali a 38 gradi. Uno degli uomini prese per mano Gloria e la strattonò verso la sala fanghi, mentre Umberto fu scortato verso la sauna. L'uomo, paralizzato, si sentiva impotente nel vedere la sua ragazza sorretta da quello sconosciuto. C'era qualcosa di estremamente inquietante in lui, qualcosa che lo terrorizzava. Temette per il peggio, ora era certo che quelle a cui aveva assistito non erano allucinazioni. Tutto maledettamente reale. Gloria stava andando incontro ad un orrendo destino e non gli importava che il suo non fosse certamente più roseo. Non si preoccupi, signore. Penseremo noi a lei e alla sua bella signorina, aggiunse il capo della sicurezza mentre si allontanava. Davanti alla porta della sauna, l'uomo che lo aveva scortato gli augurò ironicamente di rilassarsi, mentre lo chiudeva dentro e si assicurava che la porta fosse bloccata dall'esterno. Regolò quindi il termostato e digitò qualche tasto per impostare una temperatura in costante aumento. Umberto non avrebbe retto nemmeno un'ora in quell'inferno. Poi l'uomo si voltò e senza il minimo scrupolo raggiunse gli altri per gustarsi il gran finale. Gloria era seduta su una panca in legno in compagnia di altre 2 donne. Comprese dopo qualche istante che per lei e per il compagno sarebbe stata la fine. Si rammaricò per essere stata cagione del proprio male. Questa volta il destino le aveva giocato un brutto scherzo. Ma chi avrebbe potuto prevedere un'organizzazione di pazzi assassini che si divertiva a torturare i clienti all'interno di una beauty farm in perfetto stile Hostel? Sorrise amaramente quando le tornò in mente quel film che aveva visto diversi anni prima. La città in cui i ragazzi erano stati rapiti e torturati era proprio Bratislava. Umberto si alzò e si diresse verso la porta. Era bloccata e in trappola. Non era furioso per la brutta fine che avrebbe fatto, ma perché si sentiva impotente. Non poteva salvare Gloria da quella banda di assassini. Ormai riusciva a muoversi appena, abbastanza però da riuscire ad avvicinarsi all'oblò di vetro. Era molto appannato e con tutto quel vapore non riusciva a vedere all'esterno. Le assi di legno erano ormai tremendamente bollenti e la temperatura in continua crescita. Non poteva far nulla e tra non molto non solo non si sarebbe potuto più appoggiare da nessuna parte, ma sarebbe certamente svenuto. Poco prima di crollare prese l'asciugamano ed estrasse il mestolo per togliere una pietra e utilizzarla come arma per rompere il vetro. Ci riuscì, anche se si ustionò un piede. Lanciò il sasso 1, 2, 3 volte, senza ottenere il minimo risultato e preso dallo sconforto, mentre piangeva per la disperazione, svenne precipitando sulle assi roventi. Gloria pensava a Umberto, mentre una ragazza veniva trascinata a forza nella vasca di fanghi. Sapeva ormai che avrebbero fatto una brutta fine e sconsolata pensò al suo uomo. Sperava che riuscisse a liberarsi, a salvarla ancora una volta, o almeno che se la sarebbe cavata. Vide la donna urlare mentre veniva gettata in quella sostanza maleodorante e corrosiva. La poveraccia riemerse a fatica mentre il viso e le braccia che affannosamente cercavano aiuto si scioglievano per via dell'acido. Quel volto sembrava un teschio, ormai privato anche degli occhi e con qualche capello che lo rendeva ancora più macabro. Perché ci fate questo? Che male abbiamo fatto? Urlò l'altra, presa dal panico per la sua fine imminente. Uno degli uomini rise beatamente prima di rispondere. Niente, non avete fatto proprio nulla. È solo molto divertente, tutto qui. Poi si avvicinò alla donna e la gettò nella vasca. Infine si rivolse a Gloria. Signorina, è il suo turno ora. La sa una cosa?
Dicono che la paura alimenti la paura. Mi dica, è veramente così? Lei lo fissò e mentì, gridando: No, non ho paura. Contro ogni sua previsione non venne anch'essa gettata nell'acido, ma accompagnata alla sauna. Aprirono la porta e Umberto, ormai privo di vita, era ridotto ad un ammasso sanguinolento. La carne, letteralmente cucinata dalla temperatura e dal vapore, era cotta a puntino e pronta per la cena di un cannibale. Gloria scoppiò in lacrime e urlò, sferrando calci e pugni ovunque. Perché, maledetti bastardi? Un uomo la prese in spalla e la portò alla reception, dove il direttore l'attendeva impaziente. Signorina, augurandoci che la giornata sia stata di suo gradimento, le offriamo in omaggio la cena nel nostro ristorante. Ora si prepari, sarà mia ospite. Le ho ordinato un vestito della sua taglia. Una 40, è corretto? Gloria, spaesata, non rispose e si diresse sconfortata nello spogliatoio. Sotto la doccia ripensò ad Umberto e ai momenti sereni passati con lui. Poi cercò nell'armadietto le chiavi dell'auto e il cellulare. Ovviamente non c'erano. Avevano pensato a tutto. Chiamare qualcuno o scappare era fuori discussione. Decise di affrontare la cena per vedere cos'altro sarebbe potuto accadere, anche perché non aveva altra scelta. Il direttore la condusse nell'ascensore e pigiò sul pulsante numero 4. Non era il ristorante, ma un intero attico, in pratica un appartamento di migliaia di metri quadrati. Pensò che quello schifoso, con tutta la sua banda, dovevano cavarsela divinamente grazie a questi giochini. Si convinse del fatto che probabilmente, proprio come nel film, dove ricchi uomini annoiati dalla vita pagavano per divertirsi torturando le persone, anche qui era la stessa storia. Si sieda, ora chiamo il cameriere per il menù. In casa c'erano 2 guardie del corpo, per cui sarebbe stato impossibile mettere in atto qualsiasi tentativo di fuga, o peggio ancora, di vendetta. Gloria tenne lo sguardo rivolto verso il piatto ancora pieno. Non ha appetito, signorina Gloria? Chiese l'uomo. Come può pensare che abbia voglia di mangiare dopo quello che mi avete fatto? Dopo quello che fate a queste persone? Come fa lei a mangiare? Sentenziò furibonda. L'uomo si pulì la bocca con l'angolo del tovagliolo, sorseggiò del Bordeaux dal calice ancora pieno e si alzò per prendere un sigaro dalla credenza alle sue spalle. Lo accese, afferrando qualcosa che Gloria non riusciva a vedere. Senza voltarsi, l'uomo parlò un'ultima volta. Lo sa che c'è? Mi ha stancato! Si fotta! Un colpo al petto e uno in mezzo agli occhi chiusero definitivamente la giornata. Gloria e Umberto persero la vita per uno stupido gioco del destino. Ma, in fondo, certe cose non devono essere per forza spiegate. Insomma, per farla breve, pensatelo un po' come vi pare, ma a parer mio, che lo abbiano fatto per soldi o per puro divertimento, che differenza fa? Proprio nessuna.